30 pull-up consecutive, un bel obiettivo per chi si affaccia a questa disciplina. Difficile da raggiungere, impensabile addirittura, soprattutto per chi è agli inizi e non riesce a trazionarsi neanche una volta. Quindi oggi andiamo a parlare di trazione alla sbarra e di come aumentare il numero massimo di ripetizioni che riusciamo ad eseguire. L'esercizio eseguito in maniera corretta avviene partendo da una posizione di lockout delle braccia, trazionando fino al mento e poi ritornando nella stessa medesima posizione di partenza. Rafforziamo. Per quanto non sia un esercizio troppo complesso, necessita comunque di alcuni accorgimenti. Sono degli accorgimenti tecnici ininfluenti per chi è molto forte, poiché li eseguirà in maniera totalmente spontanea, mentre chi è agli inizi avrà bisogno di capire queste attivazioni. Dobbiamo innanzitutto avere una buona forza nella presa. Come possiamo allenarla? Anche rimanendo attaccati alla sbarra. Quindi nella posizione di D-Deng possiamo allenare la forza nella presa, soprattutto la resistenza nella presa che ci aiuterà più in là. Un altro accorgimento è comprendere che la trazione non è solamente un movimento di braccia. La trazione non avviene solamente tramite i muscoli che abbiamo nelle braccia, ma parte dalle scapole. Innanzitutto dobbiamo imparare ad attivare le scapole spingendo verso il basso. Da questa attivazione parte poi il movimento di braccia. Mentre quando arriviamo col mento alla sbarra, l'accortezza è quella di portare i gomiti indietro verso la schiena. Quindi come facciamo ad aumentare il numero di ripetizioni? Io direi che abbiamo bisogno almeno di un paio di allenamenti settimanali dedicati alle trazioni, o se non alle trazioni in maniera specifica, all'allenamento della forza di trazione. Ci sono vari metodi per aumentare il numero di ripetizioni, metodi più o meno funzionanti, non ci sta un metodo migliore di un altro o uno peggiore. Ci sono vari metodi che funzionano su varie tipologie di persone, perché ognuno di noi è un soggetto a parte, ognuno di noi ha bisogno di determinate accortezze, ha bisogno di determinati stimoli, quindi diciamo che ci sono metodi differenti e bisogna un po' testare per capire quali vanno bene per un soggetto, quali vanno bene per un altro soggetto. Anni fa si usava il metodo a massimale, nel quale in ogni serie si arrivava al massimo numero di ripetizioni che si riuscivano a fare, per un tempo che andava dai 10 minuti fino ad arrivare ai 30 minuti. Oggi sappiamo che questo tipo di metodo è troppo stressante e direi quasi inutile, perché il danno che crea è sicuramente maggiore rispetto all'efficacia che ci può portare. Oggi sappiamo che è di fondamentale importanza lavorare a buffer, quindi senza arrivare al cedimento tecnico o muscolare, senza vomitare nel secchio per la stanchezza. Dimentichiamoci one more, no pain no gain, quelle sono robe da video motivazionali. Nella realtà l'allenamento è tutta un'altra storia. È chiaro che per aumentare il numero massimo di ripetizioni che riusciamo a gestire dovremo andare a lavorare su un volume di lavoro sempre più alto. Ragion per cui se oggi partiamo da un 50 trazioni totali che riusciamo a gestire durante un allenamento, nel tempo andremo a creare un volume sempre maggiore, arrivando a 100, 150, 200 pull-up, poi in base ai nostri obiettivi e al livello che vogliamo raggiungere. Ci vorrà del tempo perché dobbiamo ricercare sì questo aumento di volume, ma senza distruggerci nei muscoli, nelle articolazioni, né il sistema nervoso centrale. Un accorgimento importante: se il nostro numero massimale di ripetizioni è troppo basso, ovvero sotto le 4 ripetizioni, è inutile andare ad allenare le trazioni libere, perché il nostro volume di allenamento sarà troppo basso rispetto a quello che ci serve per creare uno stimolo corretto. La tecnica in un movimento migliora quante più volte riusciamo ad eseguire questo movimento. Se abbiamo troppo poche ripetizioni è meglio lavorare sulle Australian pull-up, quindi la versione orizzontale scalata in base poi al livello che abbiamo. Un altro modo per scalare l'esercizio potrebbe essere usare degli elastici, il che potrebbe essere molto utile, dal momento che ci permette di effettuare un numero molto più grande di ripetizioni prima di arrivare ad essere stanchi. Concentriamoci quindi su una progressione continua, non frettolosa ma continua, senza stalli, senza regressioni. Ho notato che abbiamo sostanzialmente 2 scogli prima di riuscire ad arrivare a 40 ripetizioni. Il primo scoglio si aggira intorno alle 15-18 ripetizioni, indicativamente, poi in base al soggetto questi numeri possono cambiare, anche se non di molto. Perché 15-18 ripetizioni? Perché oltre queste andiamo ad addentrarci in un lavoro reale di resistenza. Il secondo scoglio avviene dopo le 28-30 ripetizioni.
perché qui il problema si sposta anche sulle mani e sugli avambracci, quindi interviene la resistenza che abbiamo nella presa, oltre, vabbè, alla stanchezza muscolare derivante dall'attivazione del dorso. Non c'è un segreto per migliorare, il vero segreto è allenarsi, con costanza, come al solito. Fare tante ripetizioni senza distruggersi, mi raccomando, cercando sempre qualcosa in più, ma rispettando i tempi di adattamento del nostro corpo. Poi vorrei chiedervi, voi quante ripetizioni riuscite a fare consecutive, da che numero siete partiti e da quanto tempo allenate le trazioni. Sto raccogliendo queste informazioni per elaborare una sorta di grafico con delle tempistiche medie, quindi mi farebbe molto piacere avere queste informazioni anche da voi. Grazie a tutti per aver visto il video, spero vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo. Ciao!